L'idea nostra era di prendere il format di rivoltella e copiarla e incollarla a Verona. Ovviamente disastro. Ehi là, come stai? Bentornato. Tra l'altro l'altro giorno non sono più riusciti a finirti la storia. 8 marzo 2015 abbiamo aperto, ma tra l'altro quando abbiamo aperto, sono stati talmente difficili quei mesi dell'apertura e talmente frenetici che quello lì ci sembrava il traguardo, ma è stato, quello lì era proprio l'inizio dell'avventura. È stato bello perché quando uno pensava, vabbè, apro un locale, inizio, lì iniziano i problemi perché intanto ti esponi. Sembra facile, ma creare un prodotto, creare qualcosa e poi chiedere dei soldi per quel qualcosa non è facile, inizia a farti un sacco di domande, ma sarà troppo grande, ma sarà troppo piccola, e poi inizia la gente a darti tanti consigli, perché ovviamente essendo nuovo iniziano a darti tanti consigli, guarda che secondo me è troppo piccola, ma guarda che secondo me è troppo grande, ma guarda che costa troppo. Oppure no, guarda, costa troppo poco, come fai a starci dentro? Cioè, tutte robe del genere e inizia proprio lì la battaglia tra capire quello che è giusto per te e quello che è giusto anche per gli altri. Poi iniziano i dipendenti, è iniziata tutta la storia con i nuovi dipendenti, perché all'inizio eravamo io e mio fratello e ci davano una mano i nostri genitori, però poi c'è iniziato ad esserci la difficoltà, la necessità di avere i primi dipendenti, tutte le prime lavorazioni nella cucina, quindi cercare di migliorare tutti i processi, tutte le cose, insomma è stata una bella avventura. È stata un'avventura che è stata molto difficile, però è stata anche bellissima, cioè tipo, mi ricordo le prime estati, eravamo scotti, cioè proprio cotti, non ce la facevamo quasi più tutte le sere, però immancabilmente la birretta fuori la sera, cioè sono stati degli anni, sono stati bellissimi i primi anni. Poi ovviamente con i primi lavori non siamo riusciti bene a finire tutto, quindi nei primi periodi abbiamo messo la tenda, abbiamo messo tutti i tavolini fuori, quindi piano piano abbiamo iniziato anche un po' a completarci. E anno dopo anno, quindi mese dopo mese, iniziamo a vedere che le cose iniziano a funzionare, iniziamo a trovare la dimensione del prodotto, iniziamo a capire un pochettino come si fa questo lavoro, perché alla fine noi abbiamo imparato tutto qua dentro, cioè tutto da zero praticamente, anche perché la bruschetta è un elemento che non c'è in giro e quindi fai anche fatica a capire come farla, quanto è grossa farla. Magari una pizza dici vabbè, vado a provare quelle 10 pizzerie e capisco qual è la dimensione giusta, capisco quali sono un po' i gusti giusti e cerco di replicarla. Invece abbiamo dovuto far tutto un po' da zero, anche perché siamo andati alla bruschetteria a Gaglio a studiare un po', però ovviamente era lontana e faceva un po' di fatica. E, quindi arriva il 2016-2017, vediamo che gira e iniziamo a pensare a svilupparci, a pensare di sviluppare nuovi punti vendita. Ci piaceva proprio come idea sviluppare il format della bruschetteria e tuttora è così. E iniziamo a ragionare, io e mio fratello andiamo in giro, cerchiamo di capire dove aprire, come aprire, che format è meglio aprire. Fortunatamente eravamo accompagnati dei ragazzi che sono poi anche nostri amici, che lavoravano con noi, che ci hanno aiutato tantissimo in quel periodo a portare avanti la bruschetteria, magari quando noi ci spostavamo un attimo per andare a cercare nuovi punti vendita. E fatto sta che decidiamo di aprire a Verona. Era più o meno il 2017, fine 2017, inizio 2018 e decidiamo, ok, apriamo Verona. E da lì tutto il processo nuovo per aprire Verona. Ovviamente eravamo un pochettino più capaci, diciamo, e almeno credevamo di essere più capaci, credevamo di essere più esperti. Troviamo un locale, andiamo lì a Verona, ci innamoriamo di queste location bellissime, esteticamente bellissime, in un palazzo del 400, un plateattico bello, veramente molto molto bella. E a settembre
2018 apriamo Verona. E l'idea nostra era di prendere il format di Rivoltella e copiarla e incollarla a Verona. Ovviamente disastro. I primi giorni fa fatica a entrare la gente, inizi 2, 3, 10 coperti, dici caspita, vabbè aspettiamo. Dopo qualche settimana capiamo che c'era qualcosa che non andava, cioè eravamo veramente, avevamo sbagliato, avevamo fatto un grave errore di posizione. L'errore di posizione è stato quello di andare in un posto con pochissimo parcheggio, in una zona universitaria, in una zona un po' particolare di Verona. E gli universitari sono dei clienti un po' difficili perché hanno pochissimo budget, il budget che hanno lo utilizzano per altre cose, lo farei anch'io se fossi studente, e quindi birrette, feste, ci sta. E poi c'era una grande concorrenza, la mensa universitaria, e in più facevamo molta fatica ad attrarre i veronesi. Da lì abbiamo deciso di cambiare completamente format e concentrarci sulle feste universitarie, avevamo fatto dei menu super accattivanti per gli studenti, qualche festa, e prevalentemente abbiamo modificato tutto il nostro format rivolgendoci agli studenti, e in questo modo ci siamo trovati ad avere due format scollegati tra loro, avevano due diverse target. E poi sappiamo tutti cosa è successo, inizio gennaio 2020 è arrivato il Covid. Ovviamente immaginatevi un locale che ha come target lo studente universitario e le università erano la prima cosa che hanno chiuso. E ovviamente feste di laurea, ovviamente assemblamento, ovviamente basta. Da lì siamo stati anche abbastanza fortunati perché abbiamo deciso di chiudere subito, quindi siamo riusciti a chiudere completamente, a cercare di minimizzare un po' i danni. Ci siamo tirati sulle maniche, era il Covid, ci siamo trovati io e mio fratello a ripensare un po' tutto, a ripensare al nostro lavoro, ripensare un po' a come riuscire a superare il Covid con un locale che era appena stato chiuso. Fortunatamente Rivoltella ci ha sempre dato un grande appoggio, nel senso che è sempre stato caratterizzato da turisti, da delle estati che andavano molto bene, quindi passavamo a fare la stagione estiva molto bene, la stagione invernale durante il Covid un pochettino meno bene. Da lì, durante il Covid, oltre a fare tutto l'asporto, abbiamo iniziato a ragionare su un format un pochettino più gourmet, quindi abbiamo iniziato col pane e lievito madre, abbiamo iniziato con degli abbinamenti un po' più particolari e cercare di alzare un pochettino in più il livello. E niente, da lì abbiamo superato il Covid e siamo andati secondo me molto bene, cioè abbiamo ricominciato, sembrava un nuovo 2015. E poi piano piano ovviamente noi non riusciamo a stare fermi e quindi iniziavamo a pensare a nuovi progetti, ovviamente un po' scottati, ma anche adesso sì con più esperienza, nel senso che chiudere il locale è stata una lezione di grandissima esperienza. Nuovi progetti, abbiamo iniziato a ragionare su quale potesse essere il nostro futuro, il nostro futuro come bruschetteria, e non volevamo perdere il sogno di aprire una catena di bruschetteria. Ad oggi abbiamo scelto, anzi in quel periodo del 2022-2023 abbiamo deciso di buttarci su, abbiamo deciso di completare il format e quindi di puntare sulle colazioni, e da lì abbiamo iniziato tutto il progetto Bakery. Il progetto Bakery, magari mai se vieni un'altra volta ne parleremo, è stato un progetto anche quello molto interessante. Abbiamo iniziato quindi dall'anno scorso, dall'8 marzo 2024 con la Bakery, e che ne abbiamo iniziato ad aprire le colazioni. L'abbiamo fatto anche un po' per noi, un po' per sollevarci dal lavoro pranzo e cena, quindi riuscivamo magari a dedicare un pochettino più le cene a casa e passare un pochettino anche un po' più di tempo in famiglia. E oggi invece siamo qua, la Bakery è partita molto bene, ha avuto le sue difficoltà anche quella, però siamo molto contenti, e in futuro non perdiamo il sogno di aprire altri punti vendita, ma magari dai, anche di questo ne parleremo la prossima volta. Vado subito a prendere il menù e ti porto tutto al volo.